12 ore prima metto a bagno i fagioli cannellini secchi in abbondante acqua fredda. Se usate i fagioli già cotti, saltate questo passaggio. Metto a cuocere i fagioli in abbondante acqua fredda. Aggiungo 2 spicchi d'aglio e delle foglie di salvia. Lascio cuocere per circa un'ora, controllando ogni tanto se c'è la schiuma in superficie, la tolgo con la schiumarola. Gli ingredienti: bietola a coste, sedano, cavolo nero, cavolo verza, cipolle, patate, carote, porro, passata di pomodoro, sale e pepe, pane senza sale, va benissimo il pane raffermo, fagioli cannellini, salvia, timo, olio d'oliva. Per la pulizia delle foglie del cavolo nero tengo la parte centrale del gambo con una mano e tiro le foglie con l'altra mano. Il gambo lo uso per un brodo vegetale. Le foglie piccole e tenere le cucino come sono. Taglio a cubetti le patate. La cipolla a grandezza soffritto, a me piace che si sciolga durante la cottura, se a voi piace sentire i pezzi lasciatele più grandi. Le carote a pezzetti piccoli, il porro gli taglio l'estremità e la parte più dura e lo faccio arrotondire. Il sedano sempre a pezzetti piccoli, se preferite togliete i filamenti. Al cavolo verza tolgo prima la parte dura e poi gli taglio a strisce abbastanza grandi. Stesso procedimento per la bieta a coste, se usate le bietuline fate lo stesso procedimento. E il cavolo nero, le foglie le taglio di grande spessore. Inizio la cottura con il soffritto, metto a riscaldare olio d'oliva e verso le cipolle tritate. Poi il sedano e il porro. Mescolo. Verso la passata di pomodori o dei pelati, un rametto di timo, faccio cuocere per qualche minuto. Dopodiché metto il cavolo verza, il cavolo nero seguito dalla bieta a coste, patate e carote. Copro e lascio cuocere per circa un'ora e mezza. Di tanto in tanto mescolo. Nel frattempo i fagioli sono cotti, tolgo le foglie di salvia. I fagioli sono quasi a fine cottura. Se volete fare la cremina senza le bucce dei fagioli, usate passaverdure, altrimenti potete usare il frullatore a immersione. Usate solo la metà dei fagioli, perché l'altra metà ci servono interi. Se occorre aggiungete il brodo di cottura per meglio girare il passaverdure. Poi verso tutto nella pentola di fagioli. Una rimestata alle verdure e aggiungo i fagioli con la crema e il loro brodo. Amalgamo il tutto e lascio cuocere per altri 15-20 minuti finché il brodo non è arrivato alla liquidità desiderata. Nel frattempo taglio a fette del pane raffermo. In Toscana usano il pane sciocco, ovvero il pane senza sale. Siamo a fine cottura, assaggio, aggiusto di sale e pepe. In un contenitore sotto metto uno strato di pane, poi uno strato di zuppa e così via. Oggi ne ho fatta una bella quantità di zuppa, serve un altro contenitore. Ecco il risultato. Ho deciso di congelare la zuppa in contenitori da 2 porzioni che congelerò e li consumerò entro un mese.
un contenitore, lo metto in frigorifero per domani. Se la zuppa la mangiate subito, mangiate in pratica una zucca contadina. Se la mangiate 1 o 2 giorni dopo, mettete dell'olio d'oliva a riscaldare, versate la zuppa e la ribollite. Da qui la ribollita. Girate finché il pane all'interno non si asciughi o rosoli leggermente. Questo va al gusto personale. Versate e aggiungete, se vi piace, delle fettine fine di cipollotto, una spolverata di pepe e olio d'oliva di quello buono. Buonissimo. Il giorno dopo cambia sapore e è ancora meglio di ieri. È da provare. È da provare. Saluto a tutti. Grazie per aver guardato il video fino alla fine. Vi invito a lasciare un commento o un mi piace e se ancora non l'avete fatto iscriviti. Se li trovi interessanti, guarda anche i video proposti.